Ciao ragazzi, siamo oggi qui per parlare sempre di MMA e del suo cambio sequenziale. Spero non servano più tante parole per spiegarvi chi è MMA, ma per chi non ha seguito la recensione del cambio ad H e sequenziale, che metterò comunque qui in alto per chi se la fosse persa, MMA è un'azienda che lavora già nel campo del motorsport, lavora già nel mondo dei cambi e ha creato tutta una sua line-up nel mondo della simulazione, con cambio ad H e cambio sequenziale e freno a mano. Oggi siamo qui ragazzi per parlare del suo gioiellino di cambio sequenziale. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, siamo qui oggi per parlare di un altro bellissimo prodotto dell'azienda MMA Motorsport. Oggi parliamo di cambi sequenziali, un'altra mia grandissima passione. Naturalmente vi manderò tutte le immagini del packaging, ma MMA sempre tutto a livello molto curato. Naturalmente mantiene sempre le sue colorazioni che danno sul blu, che sono tra i miei colori preferiti. Vi dico subito cosa troverete all'interno della confezione. In primis un set di viti per poterlo montare, la piastra di fissaggio da 5 mm, sempre tutta anodizzata, veramente qualità sotto ogni punto di vista. In realtà ci sono anche altre piastre che consentono il montaggio del sequenziale insieme al freno a mano, ma sono magari optional. Sempre all'interno della scatola troverete questa particolare chiave che servirà per la regolazione di durezza nella feedback della cambiata. Sempre all'interno un piccolo libretto di istruzioni in cui vi andrà proprio a spiegare come vanno fatte le regolazioni per indurirlo o ammorbidirlo, ma naturalmente ve lo spiegherò qui nella recensione. E poi ragazzi, che dirvi, io naturalmente già ho usato per tanto tempo il cambio ad H e sequenziale. La cura nelle lavorazioni per molti non hanno questo valore che probabilmente ha per me, ma sono tutte veramente fatte in maniera eccellente ragazzi, è bellissimo. Naturalmente ha delle linee a mio avviso molto già racing per quello che potrebbe essere un componente da montare su un'auto reale. L'aspetto estetico è veramente appagante. Nella parte sopra qui abbiamo la scritta MMA in bassorilievo, molto carino. Nella parte qui laterale abbiamo una piccola targhetta con scritto sequenziale. Ragazzi, fatto veramente bene. Tutta l'asta, compresa la base, è alta 30 cm. Ma quello che è, insomma, moltissimi cambi di questa tipologia qua. In questo caso, ragazzi, tutto alluminio lavorato al CNC, compresa l'asta. La parte del pomello ha un rivestimento in fibra di carbonio. Ve lo faccio vedere. Molto bello. La parte del passo interno è un M12. Quindi in realtà volendo potrete cambiare e mettere il pomello che più volete, perché è un pomello standard, ma già questo di base, a mio avviso, di estrema qualità, non ci sono particolari motivi di dover montare altro. Una caratteristica dei prodotti MMA è che già hanno montato, quindi non c'è jack, non ci sono connessioni, la parte del cavo USB. È un cavo di estrema qualità da 1,5 metri. Nella parte del connettore USB di tipo 2 c'è anche questo cilindro di ferrite per le interferenze. Sinceramente nessun tipo di problema per quanto riguarda questo genere di prodotti qua. E questo proprio perché anche a livello di scheda madre, filtri interni, ragazzi, è fatto veramente bene. Per quanto riguarda il montaggio, nella parte sotto abbiamo 4 fori M6, naturalmente si montano con la piastra, facilissimo da montare su qualsiasi postazione in profilato, ma non credo che ci siano particolari problemi di poterla adattare su qualsiasi genere di postazione. Arrivo subito a spiegarvi com'è la parte interna, perché in realtà il sistema che dà il feedback nella cambiata è
pressoché lo stesso che c'è sul cambio ad H. Ci sono dei giunti sferici di generose dimensioni che passano su una camma che donano su tutto l'arco del movimento un feeling molto deciso. In questo caso però, a differenza del cambio ad H, c'è una regolazione che potrete fare tramite la loro chiave, allentare la parte del blocco e andare poi a girare o ad allentare la parte dell'asta e poi ristringete. Naturalmente, vedendo la parte interna vi sarà possibile capire benissimo come funziona il meccanismo. Una volta che voi andate a tirare la parte dell'asta, questa andrà a dare una precompressione alla molla che spinge poi sulla camma. C'è molto margine di regolazione rispetto alla regolazione normale. Naturalmente, ragazzi, io vi dico, la regolazione che ho fatto è la più dura possibile, perché il feeling che poi offre questo cambio è davvero molto bello. È completamente diverso rispetto ad altri cambi di alto livello come il SIMAGIC Q1, che in realtà utilizzo giornalmente, ma anche in questo caso vi dico, la solidità nel movimento, la piacevolezza della cambiata è veramente di altissimo livello. Si sente meno tutto quel trascinamento di meccanica che c'è rispetto al Q1 di SIMAGIC, ma la totale assenza di gioco in nessun punto rende la cambiata molto secca, molto piacevole, perché anche il tipo di movimento, il tipo di spostamento che fa è veramente molto breve e vi viene, ragazzi, come anche in questo caso, di maltrattarlo talmente da piacere andare a scalare e a mettere marcia. Anche in questo caso la scheda madre è una scheda proprietaria di MME. Naturalmente niente di complicato, anche in questo caso il sensore utilizzato è un sensore di Hall, che naturalmente percepisce lo spostamento in avanti e indietro rispetto a un magnete e quindi rispetto al campo magnetico che si va a spostare, e crea quindi l'innesto della marcia 1 e della marcia 2. Anche in questo caso non ci sono software, non c'è possibilità di calibrazioni particolari, perché basterà attaccare la porta USB e il cambio funziona. Non perderà mai una cambiata. Ragazzi, io purtroppo quando tratto la parte dei cambi sequenziali ad H che siano, mi fomento, perché sono tra i gadget per il sim racing che più adoro, e anche questo vi dico, ragazzi, è una goduria, ma penso sia arrivato il momento di farvelo vedere in azione. Ragazzi, arriviamo alle conclusioni finali. Avete capito? È un prodotto di altissimo livello. In questo caso parliamo di un sequenziale che costa 399 euro più IVA. Per un prodotto dalla qualità, dalla fattura, dalle fattezze veramente di alto livello. Ragazzi, io anche nel precedente cambio ogni volta vedo sempre parlare e fare paragoni. Molto spesso soltanto per delle piastre di metallo paghiamo cifre esagerate. In questo caso ci sono delle lavorazioni che costano molto, ma molto di più. A parte questo, perché poi per alcuni l'aspetto estetico, l'aspetto dei materiali potrebbe contare o non contare, il feeling che offre anche in questo caso, vi dico, è di altissimo livello, e anche in questo caso mi viene da dire non paragonabile a quello che può essere un cambio sequenziale EOS Inkfield o anche un Iolox, anche se in quel caso è uno di quei cambi compressori che più ho apprezzato, perché a differenza
dei normali cambi compressori, che dopo la messa in pressione perdono totalmente quello che è il feeling, e anche in quel caso viene utilizzata una cam molto ingegnosa che offre un feeling molto più carino rispetto anche in quel caso quello dello Syncfield. Naturalmente questi rimangono mie personali riflessioni. In questo caso il feeling è molto più corposo, è molto più rotondo, mi viene da dire. In questo caso rispetto all'Iolox costa il doppio, materiali di altissima qualità, naturalmente dipende sempre dal vostro budget. Se siete in questa fascia di prezzo, ragazzi, ve lo straconsiglio, perché poi anche negli altri cambi molto spesso uno li compra, poi ci cambia il pomello e tutto quanto. Questo, ragazzi, già vi dona un pomello in carbonio. Vabbè, quelle poi rimangono comunque decisioni personali. Io ringrazio ancora MMA per avermi montato questa serie di prodotti fantastici. Poi naturalmente le colorazioni, in questo caso c'è soltanto il blu e argento, ma sono come sapete già tra le mie preferite, perché rispecchiano i colori anche del mio logo, della mia pedaliera preferita. Anche questo personalmente lo reputo un piccolo gioiellino che si aggiunge al mercato del sim racing. Ragazzi, sarei curioso per tutti gli amanti del cambio sequenziale, dei rallisti, che cosa ne pensano di questo genere di prodotti. Naturalmente entriamo comunque sempre nella fascia alta di quello che è questo genere di mercato, ma sarei curioso di sapere anche da parte vostra cosa ne pensate. Naturalmente vi ricordo sempre MDS Simpars, andatemi a cercare su Facebook, mettete un bel mi piace anche lì, mettete un bel mi piace anche al video, ragazzi, supportatemi, è l'unico modo. Messaggi sotto al video, like a profusione, questo aiuta un pochino a crescere il mio canale e mi fa capire quanto apprezzate anche tutti i miei sforzi. Con questo, ragazzi, spero di vedervi nella prossima review. Ciao ciao!